I Nexus V è nata sotto gli sguardi attoniti di molti fans che hanno storto il naso sin da subito verso questa nuova alleanza, credendo che la creazione di questa unità fosse uno sbaglio. In questi mesi, tuttavia, i Nexus V sembra aver fatto ricredere molti fans, entrando sempre di più nel cuore di migliaia di sostenitori e convincendo anche più scettici con performance di altissimo livello e un dominio che non si vedeva da anni in Stardom. Minasan, Ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Prima di proseguire con la storia di quella che è diventata oggigiorno una delle stable più dominanti, nonché amate della Stardom, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto completamente dedicato al wrestling femminile. Sul sito di Donne tra le corde potete trovare tantissime news, rumors, risultati, pronostici e speciali dedicati alle vostre lottatrici preferite. Empress Nexus Venus vide dunque la sua nascita lo scorso 20 gennaio al termine del match che vedeva la rientrante Waka Tsukiyama far squadra con Mina Shirakawa per affrontare Maika e Hanako. Al termine della battaglia vinta da Maika e Hanako, l'attuale World of Stardom Champion prese la parola e consigliò a Mina Shirakawa di sciogliere Club Venus, gruppo secondo Maika ormai allo sbando. Mina Shirakawa però rispose che anche Maika si ritrovava attualmente smarrita e sola da quando donna del mondo fu smantellata per volere della sua ex leader, Giulia. Allora Mina Shirakawa propose a Maika di allearsi e di unire le forze per creare un qualcosa di unico che avrebbe pian piano conquistato la Stardom e avrebbe dettato legge nella federazione numero 1 di Joshi Puroresu al mondo. Fatto sta che un po' a sorpresa Maika accettò l'invito di Mina e insieme a Waka Tsukiyama, Hanako e la rientrante Xina crearono quello che tutti noi oggi conosciamo come Empress Nexus Venus. La stable, capitanata da Mina Shirakawa e Maika, che hanno deciso all'unisono di essere le co-leader della squadra, ha mostrato sin da subito qual era la loro intenzione: diventare la stable di punta della Stardom, caricandosi la federazione sulle spalle, e in poco tempo ci è riuscita. E come? Sì, perché dalla sua formazione ad oggi EXV ha praticamente annichilito ogni unità che le si parava davanti. Le molteplici vittorie ottenute durante i numerosi show settimanali portarono Mina Shirakawa ad affrontare Mayu Iwatani in un match valevole per l'IWGP Women's Championship a The New Beginning, evento targato New Japan Pro Wrestling che andò in onda venerdì 23 febbraio. Tale match però fu vinto da Mayu Iwatani, che restò campionessa e che fermò per la prima volta dalla loro creazione l'avanzata di Nexus V. Un'altra battuta d'arresto arrivò il 24 di marzo quando Hanako e Waka Tsukiyama sfidarono le Win Gory, team formato da Hanan e Saya Ida, ad un match valevole per i New Blood Tag Team Titles. Il match vide la vittoria di Hanan e Saya Ida, che rimasero così campionesse. La vittoria per Wingore arrivò però in maniera alquanto inaspettata, sì, perché vedendo il push che i Nexus V aveva ricevuto nelle settimane precedenti, in molti avevano ipotizzato la vittoria di Hanako e Waka Tsukiyama. Fatto sta che questa sconfitta per Empress Nexus Venus fu un altro passo falso dopo quello di Mina Shirakawa contro Mayu Iwatani. Ma EXV non si diede per vinto, sì, perché nel pay-per-view del 30 marzo Mina Shirakawa, Maika e Xina riuscirono a sconfiggere Abarembo GE, trio formato da Shuri, Mirai e Ami Sorei, ed a laurearsi campionesse vincendo appunto gli Artist of Stardom Titles. Questi titoli permisero a Maika di laurearsi doppia campionessa, avendo già in suo possesso la Red Belt vinta a Dream Kingdom lo scorso 29 dicembre, ed in più permise alla stessa Maika di conquistare i titoli per la terza volta e a Mina Shirakawa di conquistarli per la seconda volta in carriera.
Ricordiamoci come Mina Shirakawa detenne questi titoli insieme a Tam Nakano e a Unagi Sayaka quando faceva parte di Cosmic Angels, Artist of Stardom Titles, che vennero conquistati il 16 dicembre del 2020 e rimasero nelle mani di questo splendido trio per 291 giorni e vennero difesi per ben 7 volte. Maika invece conquistò tali titoli per la prima volta l'8 febbraio del 2020 insieme a Giulia e Shuri, conservando gli Artist of Stardom Championship per 280 giorni, ma difendendoli solo 2 volte durante tutto il regno. La seconda conquista di questi titoli arrivò invece il 3 ottobre del 2021, quando insieme a Himeka e Natsupoi sconfissero proprio Cosmic Angels, mettendo fine al leggendario regno di Mina Shirakawa e compagne. Il secondo regno di Maika come Artist of Stardom Champion durò 237 giorni con 7 difese all'attivo, andando a pareggiare le difese di Cosmic Angels e entrando nella leggenda, segnando appunto il record di maggior difese nella storia dei titoli. Fatto sta che entrambe le lottatrici possono vantare dei regni sostanziosi nell'ambito degli Artist of Stardom Championship, titoli che grazie a Mina Shirakawa e Maika sono diventati importanti proprio per via dei fantastici regni fatti al tempo in compagnia di Cosmic Angels e Donna del Mondo. Per Xina questa invece è la prima conquista in Stardom da quando ha debuttato in federazione nel 2023. Detto ciò, la promessa fatta da Nexus V sembra essere stata mantenuta, siccome oggigiorno possiamo tranquillamente affermare che Empress Nexus Venus sia diventata la punta di diamante delle stable della Stardom. In pochi mesi la stable co-capitanata da Mina Shirakawa e Maika è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante all'interno della compagnia, sbalordendo le altre stable nonché tutti noi fans, perché è giusto dire che io stesso non credevo che EXV potesse avere un successo così sfolgorante in un tempo così ridotto. Mina Shirakawa e Maika si sono trovate benissimo a lavorare insieme fin da subito. Le due lottatrici sono state capaci di amalgamarsi ottimamente in tempo zero e la loro esperienza ha giovato anche alle meno esperte compagne, trascinandole con loro in questa avventura che sta permettendo a Empress Nexus Venus di diventare piano piano una delle stable più importanti nonché decorate nella storia della Stardom. Non vi nascondo ovviamente di essere felice di vedere Mina Shirakawa così come Maika al centro di un progetto importante quale i Nexus V, un progetto su cui la Stardom sembra puntare molto, un progetto che racchiude in sé alcune delle migliori lottatrici al mondo, come appunto Maika e Mina Shirakawa, che per via degli addii subiti dalla Stardom nelle ultime settimane hanno dovuto rimboccarsi le maniche e lavorare ancora più duramente di prima per non far pesare gli abbandoni di lottatrici importanti quali Giulia o Utami Hayashishita. Un premio dunque super meritato sia per Mina Shirakawa che per Maika, che vengono premiate per gli sforzi fatti negli ultimi mesi. Spero quindi che Mina Shirakawa questa volta possa avere finalmente un regno longevo che permetta a lei, così come a tutto EXV, di incidere la propria impronta in un regno che, se gestito bene dalla Stardom, potrà dare a tutti noi fans ed anche alle lottatrici coinvolte un qualcosa di cui parlare per molto tempo e che ci permetterà di sorridere nonostante gli addii che hanno colpito la Stardom nelle ultime settimane. EXV è la stable giusta da cui ripartire per riportare grande la Stardom e sono felice che la compagnia abbia capito appunto su chi puntare per far continuare a brillare la Stardom nonostante i deludenti addii degli ultimi giorni. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del canale è di vitale importanza.
Inoltre, qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei link per dei vari social, per restare informati sull'universo Stardom o semplicemente per fare due chiacchiere con me. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto, con la speranza nel cuore ed un sorriso smagliante in favore di Empress Nexus Venus, vi ringrazio dal profondo del cuore e vi do appuntamento ad un prossimo video. Sayonara!